si usano un, uno e una in italiano e qual è la loro relazione con nessuno e alcuno? Vediamolo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto, benvenuto o benvenuta sul mio canale, dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. E se tutto questo ti sembra interessante ma non hai ancora fatto l'iscrizione al mio canale, allora iscriviti ora e attiva la campanellina, così non perderai tutti i video futuri. Nella lezione di oggi parleremo dell'articolo indeterminativo, quindi un, uno e una. Vediamo come si usa, come funziona, ma parleremo anche di nessuno e alcuno, perché seguono le stesse regole dell'articolo indeterminativo. Iniziamo subito con la lezione di oggi e capiamo che cos'è un articolo indeterminativo. Prima di tutto, gli articoli indeterminativi hanno la funzione di indicare qualcosa di non specifico, qualcosa di generico. Se infatti dico ho comprato una macchina, parlo di una macchina in generale, niente di specifico. Se però dico ho comprato la macchina che volevi tu, parlo di una macchina specifica, la macchina che volevi tu. Ora vediamo come si usano gli articoli indeterminativi. Prima di tutto abbiamo un, che si usa con le parole maschili singolari che iniziano con una consonante o una vocale. Per esempio, un libro, un tavolo, un amico. Poi abbiamo uno che si usa con le parole maschili singolari che iniziano con S più consonante, Z, PS, PN, GN e X. Per esempio, uno specchio, uno zaino, uno psicologo. Poi abbiamo una che invece si usa con le parole femminili singolari che iniziano con una consonante. Per esempio, una casa, una penna. Per finire abbiamo l'articolo un apostrofo che si usa con le parole femminili singolari che iniziano con una vocale. Per esempio, un'amica, un'idea. Attenzione, questo è molto importante. Un con l'apostrofo si usa soltanto con le parole femminili. Quindi noi diciamo un'amica, un apostrofo amica, ma un amico senza apostrofo. Questa è una cosa molto importante quando scriviamo. Ora, chiaramente, se io dico un amico, per esempio, intendo un solo amico, quindi la quantità è uno. Questo ci fa infatti capire che possiamo usare gli articoli indeterminativi soltanto con le parole singolari per indicare la quantità di uno, una cosa, una persona. Ma se voglio sempre riferirmi a qualcosa di generico ma plurale, per esempio non un solo amico ma più amici, però sempre in modo non specifico, allora possiamo usare una strategia alternativa. Possiamo infatti usare il partitivo, che sarebbe l'unione della preposizione di con un articolo determinativo e poi usare un nome plurale. Infatti possiamo dire che il partitivo è praticamente il plurale dell'articolo indeterminativo. Per esempio, se io ho la frase ho invitato un amico a casa, quale sarebbe il plurale? Amico diventa amici e poi usiamo di più l'articolo determinativo che per amici è gli, quindi di più gli diventa degli. Ho invitato degli amici a casa. Qui non parlo di una quantità specifica, di amici specifici, è una quantità non specificata in numero, quindi forse 2, 3, 4, non lo sappiamo. Vediamo altri esempi.
voglio comprare un libro di storia. Voglio comprare dei libri di storia. Oppure c'è una borsa sul letto. Ci sono delle borse sul letto. Hai capito? È facile. Ma l'articolo indeterminativo è molto importante anche per capire due parole molto usate in italiano: nessun e alcun, o nessuno e alcuno. Ora vediamo. Iniziamo da nessun, nessuno. E questa parola in realtà ha dei significati diversi perché può essere sia un pronome che un aggettivo. Oggi vediamo solo l'uso di nessuno come aggettivo, però ho già fatto un video molto approfondito su questa parola e come sempre te lo lascio qui sotto in descrizione, così puoi guardarlo dopo questo video. Comunque, nessuno serve per esprimere quantità zero, niente. Quindi, se io dico nessun problema, intendo zero problemi, nessun problema. Ma attenzione, perché noi dobbiamo scegliere la forma giusta di nessuno in base alla parola che abbiamo dopo. Per esempio, io dico non c'è nessun problema perché l'articolo indeterminativo che uso con problema è un problema e quindi nessun problema, non c'è nessun problema. Oppure nessuno studente ha superato l'esame perché con studente dico uno studente, quindi nessuno studente. Oppure non siamo riusciti a trovare nessuna soluzione. Perché nessuna? Perché si dice una soluzione, quindi nessuna soluzione. Questa è una piccola regola da ricordare. Se nessuno è all'inizio della frase, come nel caso di nessuno studente ha superato l'esame, non è necessaria la negazione non. Se invece nessuno è all'interno della frase, come per esempio non c'è nessun problema, il non all'inizio della frase è necessario. Chiaramente, dato che stiamo esprimendo una quantità zero, quindi zero in numero, non possiamo usare nessuno con una parola plurale. Di conseguenza non esiste nessuni. Ora cerchiamo di capire alcun, alcuno. In realtà è praticamente un sinonimo di nessuno, ha lo stesso significato, serve per indicare una quantità zero, però è molto più formale. Per esempio, non c'è alcun problema. Usiamo alcun perché si dice un problema. Oppure non siamo riusciti a trovare alcuna soluzione. Alcuna perché una soluzione. Quindi segue proprio le stesse regole. Alcun, alcuno, alcuna. Però attenzione, perché questa parola può confondere? Perché alcuno, al contrario di nessuno, ha un plurale. Certo, alcuni, alcune. Ma quando alcuno diventa plurale, alcuni, alcune, cambia totalmente di significato. Infatti, alcuni, alcune è come il partitivo e ha la funzione di esprimere una quantità non specificata in numero e in questo caso alcuni è molto usato in italiano. Quindi lo usiamo tantissimo al plurale per esprimere una quantità non specificata, ma al singolare alcuno non lo usiamo tanto, è troppo formale. Per esempio, ho invitato degli amici a casa è la stessa cosa di ho invitato alcuni amici a casa, è uguale. Benissimo, abbiamo finito con la lezione di oggi, spero che sia tutto chiaro e come sempre se hai qualche domanda lasciala qui sotto nei commenti e mi raccomando, se questo video ti ha aiutato e ti ha fatto imparare tante cose nuove in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il mio canale. Quindi se vuoi supportarmi, mi piace, mi raccomando. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!